Bismillahirrahmanirrahim. Nel nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso. Allah esisteva, l'Onnipotente, e nulla esisteva oltre Lui. Egli è il primo senza inizio e l'ultimo senza fine. Allah, l'assoluto, il potente, il maestoso. La creazione iniziò con il trono, un trono la cui immensità supera ogni limite del pensiero umano. Accanto ad esso la sedia, Kursi, paragonabile ad un anello smarrito in un deserto sconfinato. Allah creò il trono e lo innalzò sopra l'acqua. Fu questa la prima delle sue creazioni, segno della sua onnipotenza. Poi creò la penna e Allah le disse: scrivi. Essa domandò: cosa devo scrivere? Cosa dovrei scrivere, o Allah? Allah rispose: scrivi tutto ciò che accadrà fino allora. E la penna scrisse su una tavoletta preservata, al-Lawh al-Mahfuz, il destino di ogni cosa. Dopo 50.000 anni, Allah decretò la creazione dei cieli e della terra, e questa creazione avvenne in 6 giorni. La creazione del cielo e della terra insieme, come un'unica essenza. Vorreste forse rinnegare colui che in 2 giorni ha creato la terra e vorreste attribuirgli consimili? Egli è il Signore dei mondi, ha infisso sulla terra le montagne, l'ha benedetta e in 4 giorni di uguale durata ha distribuito gli alimenti. Questa è la risposta a coloro che interrogano. I cieli e la terra erano uniti come una massa compatta, ma all'improvviso in questo immenso universo il Signore Onnipotente ordinò al cielo di separarsi dalla terra, e dallo stesso cielo di separarsi in 7 strati, e dalla stessa terra di separarsi in 7 strati. Allah operò questa divisione ed eresse i cieli e distese la terra, immettendo aria in mezzo. Tutto ciò ci è stato rivelato nel Corano. Non sono dunque i miscredenti che i cieli e la terra formavano una massa compatta? Poi li separammo e traemmo dall'acqua ogni essere vivente. Ancora non credono? Immaginiamo dunque un'immensa esplosione che ha il potere di dividere il cielo dalla terra e dividere il cielo in 7 strati e la terra in 7 strati, come comanda Allah l'Onnipotente. Ma come si è formato il cielo? Esso è stato creato dal vapore dell'acqua, dove si trovava il trono. Questo vapore non possiamo veramente immaginarlo a causa della sua immensità, della sua grazia e della sua grandezza. Questo vapore era come un fumo disteso in questo vasto universo. Il fumo era l'inizio del cielo. Poi si rivolse al cielo, che era fumo, e disse a quello e alla terra: venite entrambi, per amore o per forza? Risposero: veniamo obbedienti. Questo è l'inizio della creazione, come narrato dal Corano. Quanto è meraviglioso questo pianeta! Sì, è la Terra, il luogo in cui viviamo, opera perfetta del Signore. Quanti anni ha? Solo Allah lo sa. Egli conosce ciò che è nascosto. E quali creature l'hanno abitata fin dall'inizio della creazione? Allah l'Onnipotente è colui che ne custodisce la conoscenza. E così, dopo che un tempo ebbe avuto corso, Allah creò in terra una creatura dal fuoco e lo chiamò i Jinn. Questa creatura ebbe origine da un fuoco senza fumo, da una fiamma senza fuoco. Allah glorificato creò questa creatura. Vissero sulla terra essendo responsabili delle proprie azioni. Avevano leggi permesse e non permesse. Avevano obblighi e doveri. Alcuni di loro erano virtuosi, altri invece causavano corruzione e spargimento di sangue sulla terra. Allah l'Onnipotente e il Maestoso mandava loro gli angeli per punirli delle loro azioni ignobili. Tra di loro vi era un Jinn, il leader dei Jinn, che primeggiava di conoscenza e di fede, ed era chiamato Iblis.
Satana. Allah l'Onnipotente lo elevò tra la fila degli angeli per combattere i malfattori tra i jinn. Era Satana. Egli combatté i suoi simili ribelli, finché l'orgoglio si accese nel suo cuore. Quel giorno arrivò, il giorno in cui Allah l'Onnipotente, il Maestoso, comandò ai suoi angeli di fare qualcosa. Il Signore l'Onnipotente, il Maestoso, convocò gli angeli all'assemblea più alta. Non tutti gli angeli, ma solamente gli angeli che avevano accesso all'assemblea più alta. Il Signore informò che avrebbe creato una nuova creatura. E quando il tuo Signore disse agli angeli: porrò un vicario sulla terra. Khalifa, ovvero vicario, significa colui che si sussegue, generazioni che verranno una dopo l'altra, sostituendosi vicendevolmente sulla terra. Gli angeli risposero consapevoli di ciò che i jinn avevano compiuto prima degli uomini, in termini di corruzione, smarrimento e spargimento di sangue sulla terra. Dissero: metterai su di essa qualcuno che vi spargerà la corruzione e vi verserà il sangue, mentre noi ti glorifichiamo lodandoti e ti santifichiamo? Egli disse: in verità io conosco quello che voi non conoscete. Allah, egli sa che tra questi uomini nasceranno profeti, persone veritiere e una creazione di rango superiore a quella degli angeli. Sì, Allah, il Signore l'Onnipotente, il Maestoso, rispose: so ciò che voi non sapete e conosce cosa Satana nasconde nel cuore. Allah è il Sapiente e il Maestoso. Intendeva esporlo agli angeli. Volle Allah l'Onnipotente creare una nuova creazione per saggezza. Chi la conosce? Allah. Qui ebbe inizio la creazione di Adamo. Allah l'Onnipotente e il Maestoso ordinò a Gabriele, di scendere sulla terra, quella stessa terra che sarebbe diventata la dimora della nuova creatura. Egli comandò di portargli una manciata di suolo, ma quando Gabriele si chinava per raccoglierlo, la terra invocava protezione presso Allah e si rifugiava da lui. Gabriele quindi ebbe paura, poiché nominava il Signore e la protezione che cercava dal toccarla. Così tornò dal suo Signore. Allora Allah, l'Onnipotente e il Maestoso, mandò Michele. Ma la terra di nuovo cercò rifugio e disse: cerco rifugio in Allah del fatto che tu mi diminuisca o mi rimuova. E Michele tornò dal suo Signore impaurito. Quindi Allah, l'Onnipotente e il Maestoso, si rivolse all'angelo della morte. È colui che inizia l'inizio e con lui è stabilita la fine. Mandò l'angelo della morte sulla terra per prendere un po' del suo suolo. Ma la terra disse: cerco rifugio in Allah del fatto che tu mi diminuisca o mi rimuova. E l'angelo della morte rispose: e cerco rifugio in Allah per non andare contro il suo comando. Questo è ciò che Allah mi ha comandato di fare. Quindi l'angelo prese terra da tutta la superficie della terra, bianca e nera, rossa e gialla, tenera e dura, un insieme di suoli diversi, raccolti per volontà dell'Altissimo. La terra fu portata e Allah l'Onnipotente e il Maestoso comandò che vi fosse aggiunta dell'acqua, e dall'acqua creammo ogni essere vivente. La terra divenne argilla, che rimase tale per un periodo a noi sconosciuto. Poi la sua coesione aumentò, rendendola argilla appiccicosa. O uomini, se dubitate della resurrezione, sappiate che vi creammo da polvere. Ricorda quando il tuo Signore disse agli angeli: creerò un essere umano con l'argilla. Dentro Satana si alimentava una sorta di odio e invidia per questa creatura in argilla, creatura che rimase in argilla per 40 anni senza che l'anima vi fosse soffiata dentro. Gli angeli la guardavano e Satana le girava intorno, aspettando quel momento promesso. Passò del tempo e quel corpo d'argilla si scurì. Da esso emerse un odore e divenne fango nero, iniziando a prendere forma. Poi, col trascorrere degli anni, si indurì fino a diventare come terracotta, argilla sonora.
Se la sfioravi produceva un suono. Gli angeli osservavano ammirati e stupiti quella nuova creazione, chiedendosi che cos'è mai questa creatura che Allah l'Onnipotente e Maestoso sta per plasmare. Tra loro vi era anche Satana, Iblis. Egli girava attorno a quell'argilla cava, entrava da un lato ed usciva dall'altro, scrutando con curiosità e malizia. Nessuno degli angeli osava avvicinarsi, tranne lui. E Satana diceva agli angeli: «Non temete, io ho il potere di distruggerlo. Se agisce come i Jinn, ebbene io lo annienterò, benché lui stesso sia un Jinn». Così, dentro il cuore di Satana, cominciarono a germogliare odio e invidia verso quella creatura d'argilla. E per 40 anni essa rimase lì, corpo plasmato ma privo di anima. Gli angeli la guardavano e Satana continuava a girare attorno, in attesa di quel momento promesso. L'universo prese vita, ma la vera prova ebbe inizio con la creazione di Adamo e la ribellione di Iblis. Questo lo scopriremo nel prossimo episodio.